営業開始だ。美しき町横浜で産声を上げてうん十年、目まぐるしく変化する時代の中、私たちが決して変えなかったもの、それはこだわり抜いたせんべいの味とお客様を大切に思う気持ちです。あなたの笑顔を作る企業でありたい。笑顔が一番。私たちは一番ホールディングスです。Buonasera, mi ero dimenticato di abbassare il microfono, metterlo vicino alla faccia così per farvi sentire qualcosa, così per ridere, no? Perché se no non si sente niente, sarebbe una live veramente epica. Io che sembro lontano chilometri dalla scrivania perché mi sono dimenticato di abbassare il microfono. Ma comunque, buonasera carissimi, bentornati sul mio canale e bentornati soprattutto su L.A.NOIRE. Eccoci qua. Allora, ci eravamo lasciati l'altra volta con un bel caso in sospeso, nel senso non eravamo riusciti a finire il secondo della serata, ma eravamo, mi sembra comunque, a un buon punto. Che tempo fa, Melegnano? Esatto, esatto. Quindi direi, andiamo avanti, vediamo un po' se riusciamo ad arrestare il criminale e poi vediamo anche se riusciamo a capire se effettivamente c'è un mandante solo dietro tutti questi omicidi di donne, perché il modus operandi sembra veramente sempre lo stesso, per cui è lecito pensare a... Ah sì, voleva andare al campo qua per intervistare, interrogare il tipo che aveva segnalato la signora. Dicevo, il modus operandi sembra sempre quello, per cui è molto probabile che la mente che c'è dietro questi omicidi sia la medesima. Appunto, vediamo quante, come chiedeva prima il buon Nick, si chiedeva quante auto riusciremo questa sera a mandare dallo sfasciacarrozze, lo scopriremo. Ovviamente cerco di non farlo apposta, però se capita capita. Qui tutto bene, facciamo una bella curva tattica, perfetto. Che cazzo giri? Oh, ti fermo. Non ti funzionava la chat, guai, che senso, non ti faceva... In compenso però ha funzionato il farmi leggere, così da rompere un bello specchietto. Ha dovuto riavviare più volte, strano, come mai? Oh.
Non ti facevo inviare messaggio. Beh, adesso sì però, quindi a posto così. Questo mi è venuto addosso lui, Tutti i testimoni, quello mi è venuto addosso lui. E perché no? Perché non dovrei farlo, dopo tutto? Ah, dici? We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. Ah, the thumb isn't here. Look at these people. We should follow the lead. Ah, vedi? Ah, basta, finita così? Penso di 72 sono ben vestiti. Beh, sì. Immagino hanno trovato delle robe di fortuna lasciate in giro da qualcuno. Molto, quindi sei sicura di One Piece? Dai, davvero non ci vuoi neanche provare a guardarlo? Che mi rendo conto che è molto lungo e dà veramente pazzi insani recuperarlo adesso, però è comunque un peccato. No, vabbè. Sempre che io ci debba tornare, che non è neanche detto. Ma guarda che non sai neanche di com'è, cos'è. Quindi già che parti dicendo che non ti piace il genere, capiamo un secondo. isn't the greatest driver in the world. Ma Dragon Ball è... Cioè Dragon Ball è un po' diverso. Allora, Dragon Ball è un pochino diverso, nel senso... Sì, no, ma adesso ti dico, cioè il paragone con Dragon Ball va bene, ma fino a un certo punto. Nel senso che fanno parte entrambi dello stesso macro genere, che è quello degli shonen, dei battle shonen. Qual è però la differenza? È che Dragon Ball è un po' più straightforward, no? Cioè, arriva il cattivo, lo menano, arriva il cattivo più forte, diventano più forti, lo menano e così via. Le cose troppo stupide e cazzone no. Quella è la cosa di One Piece. Che parte come una via di mezzo. Cioè, all'inizio è un pochino Dragon Ball. Nel senso, c'è il cattivo, lo battono. Poi arriva il cattivo un po' più forte, battono anche quello, mentre intanto recluta la ciurma, eccetera, eccetera. La cosa però che è da fuori di testa di One Piece, di quello che fa Oda, è che nel mentre fanno tutte queste cose, con momenti anche cazzoni, tipo la battutina, no? Quelle ci saranno in qualsiasi opera di questo genere. Nel mentre mandano avanti queste trame, no? C'è tutto un world building, no? Proprio una costruzione del mondo sotto che è una cosa da pazzo. Cioè io se dovessi paragonare la narrazione, è appena descritto anime generico numero 69. No, sì. Cioè, ripeto, è un battle shonen, quindi non si sfugge da questo dogma. Cioè, è così che funziona. Però se dovessi paragonare proprio così su due piedi quello che è l'intreccio narrativo di One Piece, proprio come mondo, come mondo e ambientazione, io te lo paragonerei praticamente all'Orlando Furioso dell'Ariosto. Non tanto, ovviamente, non per il modo di scrivere, per la lingua, eccetera, ma proprio per la capacità. Io mi aspetto uno shonen su Like a Dragon, mamma mia che bello sarebbe. Però perché? Per l'abilità dell'autore, sia dell'Ariosto sia di Oda, di prendere un mondo, fare più sottotrame legate a diversi personaggi e mano a mano che vai avanti le metti insieme, le intrecci, così che nulla alla fine rimane una parentesi aperta e mai chiusa. Poi ovviamente l'opera, cioè One Piece è ancora in corso, per cui per adesso di parentesi aperte e non ancora chiuse ce ne sono.
Però soprattutto dopo Wano con gli ultimi capitoli del manga, cioè Oda è completamente impazzito, cioè sta tirando fuori alcuni spiegoni, alcune cose, alcune bombe che, ragazzi, però, cioè sì, ok, va bene la cosa con Dragon Ball perché sostanzialmente il genere... sì, 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 sì. Vabbè, prima o poi finirà. No, non era un'opera di convincimento. Cioè, va bene, non lo vuoi guardare. Cosa ti devo dire? Va bene, ho capito, lo accetto. Non è che posso farci altro, però posso parlarne, ne ho diritto di parlare di una cosa che mi piace. Ti dico che cioè One Piece posso dire che è uno dei pochi prodotti di intrattenimento, quindi metto dentro tutto, e ce ne sono un po' pochi, veramente pochi, a pensarci così su due piedi, di cui posso dire che mi piacerebbe proprio dimenticarlo, ma non perché non mi piace, ma per poterlo vivere per la prima volta di nuovo. Cioè, cioè, soprattutto con gli sviluppi delle ultime saghe, cioè... Sì, sì, va bene, però mi ha detto di no, va bene, però adesso ho aperto l'argomento, mi andava di parlarne. Ho visto tanto di One Piece, uffi, ora l'Alzheimer. No, ma ti dico, Nick, che quantomeno nel manga, proprio su dichiarazioni dell'autore, dopo Wano noi siamo entrati nell'arco narrativo finale, ok? Non si sa quanto durerà, magari durerà altri 10 anni questo arco finale, però, cioè, prima o poi finisce. E dal modo in cui sta scrivendo Oda è palese che lui ha già tutto in testa, quindi la fine lui ce l'ha in testa. Lui nella sua mente lo ha già finito One Piece. Quindi prima o poi questa fine arriva, non è una roba infinita tipo Beautiful che tirano fuori personaggi a caso giusto per mandare avanti il brodo. È lungo, sì, però c'ha un concetto dietro, c'ha tutta una costruzione e la storia lui ce l'ha in mente da inizio alla fine. Per cui su quello proprio totale fiducia. Poi va bene, non lo vuoi guardare, va bene. He's in interview Io too. non so cosa dirti. Cioè, tra l'altro anche un po' affari tuoi, ti perdi un gran Sailor prodotto unfurled who looks like he's in trouble di and knows intrattenimento. it. Vabbè, ci può stare. Allora, la 2 dove cazzo era? Di qua? Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down to Sì, one di lane. qua. The early bird gets the worm. Second mouse. Immaginavo. Detectives Phelps and Galloway. Ah, contenta I tua, know why bene. you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Ah, questo era il marinaio che era uscito con la signorina dal bar. Beh, quello è un ricordo che abbiamo tutti, credo, almeno in Italia, cioè abbiamo I got letteralmente a tutti. 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. Aspetta. We went to Baron's Bar. I got 24 hours. I got there around 7. Sure, we had a couple of drinks. Ok. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Ok. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Sì, sì, sì. Deve mettere un po' di pressione, no? Così si agita e riesco a capire meglio se sta mentendo o sta dicendo il vero. Where did you go after the Crystal Ballroom? I think the wind had gone out of her sails by then.
She caught a cab and I caught a bus back to the base. We spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband bawling about her kids. She looked old. Left around closing, maybe 1:30. We got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An all-American 249. I went past her place. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa. Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. Ok. The cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. It's not how I'd put it. E c'è questo coso della bocca che sta mentendo. So the last thing you wanted was her playing hard to get. Did that make you mad, sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for. All broads do. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. We're Okay. holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Aia. Thanks. What now? Drive all the way to San Pedro and check his locker? Let's see if the bus story checks out. There's a depot at 1660 Beverly Boulevard. Ok, madonna, devo pure andare alla stazione dei bus per vedere. Vabbè, andiamo prima a confermare la storia del bus, va? Poi andiamo dal barbone. 3 suspects in the can and 1 on the hoof. Still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Just go easy, Phelps. Non è successo niente adesso. Ma ho pensato che avresti investito il ciringhito. No, no. Però dai, anche tu devi levare dal cazzo. Mamma mia. E invece sono proprio volato sul marciapiede dopo. Via, via. Esatto. Però il ciringhito è salvo. Gli hot dog e le bevande sono salve. Pensavo di passarci in mezzo e invece no. È successo. Mi scusi, mi servirebbe l'auto, gente. Vabbè, è uno. Vabbè, Galloway non vuole venire, a posto, rimanga lì. Potevo fare un comando, un counter per le macchine rotte all'interno del gioco. Quella non conta perché eravamo arrivati. Se fosse rotta. Perché c'è uno con i fiori al deposito del bus?
And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on. I should have it mapped out here somewhere. Dobbiamo pure seguire il bus adesso. Ottimo. Think talk is try hiring a lawyer. Wow, that looks Ok. Locate All-American 74. Va bene. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another commendation? We're not going to drive the whole thing, are we? Won't take long. We have a siren. She wants a 5-star goddamn wedding. Ah, me l'ha pure segnata, perfetto. Punti, dai. No, Fra, sei troppo lento, addio. Esatto, vai. Mettiamola sto giro, via. Così magari la gente si leva dai coglioni prima. Invece un cazzo proprio, guarda, mi vengono addosso piuttosto. Devo arrestare tutti questi. Dai, spostati su, c'ho la sirena, dai. Mamma mia, oh. Sì, no, Gallo qui non fa il giro. Del resto non voleva farlo, per cui gli sto solo facendo un favore. Vabbè, questo dai, era per la gioia di tutti gli automobilisti, dai. Il semaforo ci sta. Niente più semafori rossi. Vero? Ma penso che duri per tutto il caso a sto punto. Guardalo, guardalo! Ma ha tagliato la strada al merda, pure con la sirena, guardalo! Guarda te, ma il rispetto della polizia dove l'abbiamo lasciato? Esatto. Sì, ma dove cazzo è sto bus, insomma? Cioè, non vorrei dire. Che curva ho fatto lo so solo io. Ce la stiamo facendo veramente tutta sta strada, ma il bus non si vede. Oh, va che torniamo indietro e mi dicono che il pullman ha deviato dalla strada perché non l'abbiamo beccato da nessuna parte, Guardalo lì, Conveniva farlo al contrario a sto punto la strada, ma non penso che sarebbe cambiato molto.
Eccolo! You idiot! There's some kind of problem, buddy? LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's Se right. sbaglio sei leggermente The sailor buggato. stayed on all the way to downtown, Can you tell us where you let the woman off? on California Street. To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. Ok. Hai visto? Fammi vedere l'ultimo che... Ultimo last scene. Frank Zeffirelli troppo Teresa nel Hobo Camp. Mi sa che per il nostro amico Barbone si mette male, Io lo dico. Magari era un vestito vistoso, tu che ne sai? Vabbè, ma secondo me no. Cioè, era comunque il giorno prima, se mi chiedono di una col vestito verde con un marinaio, penso di ricordarlo, quantomeno anche solo per il marinaio. Anche perché, cioè, la gente può avere tipo delle memorie random, di cose così. Cioè, anch'io secondo me, se fossi stato nei suoi panni, potrei benissimo ricordarmela una tipa col vestito verde. Mezza ubriaca, anzi neanche mezza, completamente ubriaca, con un marinaio. Mica Galloway! Galloway proprio non va per il sottile, anche quello, è vero. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic. You need to hold out for the cavalry round. How do we do that? Like this. Ma minchia Galloway! If you want These to men know right they're this harboring a share, murderer. we need to fight for it! Conti. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Fate 6 più altre 6 e le 7 di Phelps. Esatto, vabbè no, quelle di Phelps sono infinite praticamente. Left the broad alive. Left her by the hobo camp. Which means he's as good as killed her. We can't eliminate any of them, but the disfigured man should be our starting point. I'm gonna call for some backup. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon.
He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Ah beh sì, sì, il Good night, caritatore, sir. sì. Take a seat, Courtney. We need your help. Dimmi, che c'è? I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too. Ti Jack. piace la cravatta? Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. Non ce lo stanno facendo vedere benissimo. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Ok. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Are you drunk, mister? Or are you just crack? Aia. Aia. Doesn't look like much of a dancer. Mi sa che è stato lui allora, eh. Abbiamo trovato il nostro colpevole qua. Don't think this is anything. Ma guarda un po'. Mica, ma così in bella vista proprio? Looks Sei serio? familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. I denti spaccati erano legittimi. Esatto, così come il piombo speso. Assolutamente sì. Ciao, andiamo a farlo arrestare, va? See him? Sorry, Richard. Andiamo a mandarlo nella galera. Posso passare da qua? Sì, ma non c'è la cosa per la strada, quindi no. Assolutamente no. La giustizia non ha tempo da perdere per queste cazzate. Careful. Esatto, la legge prima di tutto. Bravo, bravo Nick. Tu sì che sei entrato nel modo giusto.
Yeah, the bum took a Going swipe this at me. way. Put him down with my sap. I say we bust in there and find Ackerman, the you were in the goddamn Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Invece no. You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrellson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Cosa? Non che ci nascondono spedere i tedeschi, esatto. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Ok, ma questo è un pochino disturbato, mi sa. Ma proprio leggermente, Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. You have an alibi? Someone rely. Someone who will be around on the day of the trial. Fuck your trial. The capitalist system needs another victim from amongst the masses. So be it. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. No, infatti, esatto. Alibi, sì. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are Sì, era fast anche becoming comunista my questo. finest crusaders. Voilà. Vabbè, dai, per 2 spiccioli di danni ai veicoli, mamma mia. Ok. Next. Ammazza, è un cliente di tutto rispetto, Phelps, quello. A blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Ok. The Studio Secretary Murder. Ok. Figa anche questa però, cioè. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year.
Keep a hold of your hat, counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hucked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The sì. address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Ok. Allora, mi ha detto prima di andare dal pawnbroker. And Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? Allora. Andiamo per la prima, come prima cosa dal pawnbroker. Galloway, o ti muovi o ti lascio qua. Ti lascio qua, mi dispiace, è troppo tardi. KTI Radio is a member of the ACB network, American Century Broadcasting, broadcasting at 760 kilohertz. Alico gas, please. Right around the corner in your neighborhood, there's an Alico gas station, owned and operated by a member of your community. He's always ready to serve you with first-rate. Eccoci qua. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. I Dark see. hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. Sì, Percy Be in Shelley. touch, Mr. Bremner. Ah, non li prendiamo? Ok. Di solito 18 carati. Beh, quindi questo essendo 22 è molto buono. Inquinato con elementi impuri e altre leghe. Cioè, se è inquinato aumentano i carati? In che senso? Come funziona? Mamma mia.
Mamma mia quanto ti arresto io la prossima volta. Ma mi sa che dovevo andare giù però, sai? Cazzo, devo andare giù. Inversione. Dove? Damn! Not good. Come ci vado io là? Goddamn drunk drivers! Queste sono la 24esima parte di contenuto di oro puro in una lega. Ok. These people! Quindi 22 sono molti. Ma non ho capito, è inquinato con elementi impuri e altre leghe. Cioè, se è inquinato non dovrebbe essere meno di carati? Cioè, perché tu dici se 22 ti dico sono molti e inquinato? La troia. 2. Questo carate è più resistente di 22. In che senso più resistente? You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sake. Non dovrebbe essere il And he always contrario. maintained he was set up. We have a problem. We could have the local troopers check out the Blair County address. The address is bogus. Herb is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the... Ah, perché è fragile? Che dice che essendoci più oro rispetto ai 18 vuol dire che è più I look fragile. after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye Ok. on both of them. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Esatto. Si usura più è puro. Ah, ok. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Dear Evelyn, I hope that this letter finds you in a better way than when we last parted. Because of our exchange, you have taken too much liquor and we both know what that makes you become. But I'm not writing to harass and accuse. I'm writing to apologize. I was heartbroken seeing what you had become of a little girl and what she is doing to herself. You are destroying your body and your soul with liquor, Evelyn, and it's harder for me to watch than you can imagine.
But only God Almighty above us has the right to judge, and so I beg you forgiveness. I've been in contact with a sanitarium here in Connecticut on your behalf. They say your condition is severe and that it can be treated. You only need to check yourself in, ok? Ovviamente più è pure più è... Beh, sì, immagino. We could go over to the lot and see what they know about her. Okay. That's gonna be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Maybe someone at Mensch's will remember. Mensch's Barker in Maine, ok. This is a chit for personal items, not booze. It's not even worth investigating. Ok. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. What have we got here? White female, approximately 40 years of age. Lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Ok. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Un accendino. Optimistic, Cole. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. Perché? Ma perché? Turn out your pockets, Ferdinand. Pure. Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop. Don't hit him. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Ti ho chiamato? No, in che senso? Minchia se l'è meritato. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest. Prego, Nick, accomodati. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Ponti! Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Ciao, adesso parliamo con il rispettabilissimo signore dalla pelle scura. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this?
About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Ok. Adesso telefonatina, premesso. Cole Phelps, badge 1247. Hai visto? How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thank you. Ok. Pronti. Ora direi che possiamo cambiare posto. Esatto. Andiamo a... Boh, andiamo dai liquori. Già che ci siamo. Andiamo subito. Dove c'è l'alcol. Vabbè che anche al bar c'è l'alcol. Però prima andiamo qua. Guarda, è troppo lento. Va come se leva. Vabbè, dai, sali su. Dai, veloce. Questa volta ti porto, dai. We should keep this development to the rig and wear a hat and tell the street we're counting. We're all on the same team, Rusty. Oh! Cos'è che ho preso? Cos'è? Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Ma dove cazzo? No, dai, questo mi è venuto addosso lui, eh. Per cazzate si merita un passaggio. Ah, esatto. Yeah. Yeah, I read about that. People are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay. Armies can't fight without food. You can spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Any Central Unit, 459 suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for Attenzione, attenzione che c'è una chiamata. Dobbiamo rispondere perché noi siamo dei bravi poliziotti, permesso. La legge deve fare il suo corso. Quello era solo delle code, in che senso? Eh no, prima o poi dovrò recuperare anche quella di Saga, ma però per adesso non li ho giocati. Ok. Ma quanto lontano dal mio obiettivo mi stai facendo andare per sta cosa secondaria? Any Central Unit, 459 suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. E non sono arrivato? Ah sì, ok. You should have iced those folks. You leave no witnesses, you stay out of the I'm not post. riding all the way to Santa Ana and then on to Cincinnati with you pissing in my But ear. I'm tired of always being on the lam. I don't have a choice. A stick-up charge is still a stick-up charge, and I ain't going back inside. You're both coming with me. Don't do anything stupid. Certo. Ah, immagino che la vostra macchina vi piace, vero? Sfortunatamente dovevo distruggerla, venite qua.
above me. Get me back in close. Vada, un angolino hai preso di nuovo. Con chi pensi di avere a che fare? Vieni qua. Clean this asshole off the road. Ok. Keep it steady and I'll try to bust his tires. ATI Radio, American Century Broadcasting. Dove sono i sospetti? Ah, ok, li abbiamo fermati. Sì, ok, ho capito. Ah, fagli gli auguri anche da parte mia poi. Vabbè, se lo rivedi. Car 11K calling KGPL. Code 4 at the Lucas Avenue trolley station. The 459 suspects are in custody. Roger, 11K. All units, code 4 on the 459 suspects at the Lucas Avenue trolley station. Ok. Ora possiamo dirigerci al nostro obiettivo. Ma guarda. Easy. Non pensavo perché. Perfetto. Eccoci qua, sì. Hello? What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Okay. Can you show us, please? Sure. Come this way. Say, that's a pretty girl dressed in that nurse's aide uniform. Got some fine stock here, Mr. Robbins. Now, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out. But We'll take a look around. C'è un pirillo. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Okay. Rollins Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand.
Ok. A lot of cops pull there on Tuesday nights. Quindi devo pure andare al bowling a indagare, va bene. She wasn't always such a loner. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Ah no, devo... scusa. Non ho visto che dovevo anche aprirlo. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Finito? No. Però qua non c'è più niente che mi fa guardare. Adesso dobbiamo parlare col tipo? No? Ah, ok, sì. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. She talked about McCaffrey. Supposedly he fought in the International Brigade in Spain and in the miners' strikes back in Virginia. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Peccato ne abbia sbagliata una. Peccato, però mi sembrava stesse dicendo la verità. Non so perché. Come avrei dovuto capirlo che stava mentendo. Boh. Cioè l'espressione era uguale anche agli altri due. Vabbè, non capisco. Devo rispondere alla chiamata. Tutta indietro. Ok, andiamo. Unit to handle code 2 identified. Porca troia! Il tuo bagagliaio, amico, mi sa che non lo rivedi più. Ha fatto una bruttissima fine il tuo bagagliaio. Non vorrei dirtelo, ma... No! Vabbè. Vabbè, dai, però la macchina sta bene, dai.
Junction, you shut your trap. Così un'altra volta per leggere la chat è successo il casino. Troia. Che bello che magari la gente qua è contenta perché risolve i casi, però poi voglio vedere il sindaco che deve fare i conti con i conti delle cose che distruggo mentre indago. E se così mettono nei capelli quando che qualcuno viene ucciso. Eh sì. Un altro motivo per voler estinguere il crimine a Los Angeles. Togliere Cole Phelps dalla strada. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify. God damn it! I said cough it up! I'm not gonna say it again. Say That's it, old man. I've had enough of your gibberish. Allah. Give it up, LAPD! Esatto. Perché sono il poliziotto migliore, quindi... Ah, oppone anche resistenza? Ok. Polizia, mani in alto. Ok. Dicevamo. Ma poi immagina anche solo la fatica del sindaco e dei commissari per insabbiare la gente che tiro sotto mentre indago. Bellissimo. Mamma mia, va come ho evitato tutto qua. Riempi cimitero. Però io faccio lavorare, anche io contribuisco all'economia di Los Angeles facendo lavorare le pompe funebri, vedi? Io non sono solo un poliziotto integerrimo, ma ci tengo anche alla vita economica della mia città, vedi? A trovarne un poliziotto meglio di milioni di me. Bella frenatore in derapata, va lì. Sorpasso. Attenzione. Mamma mia. La manovra atletica da pilota.
Perché ti fanno un monumento. Perché in mezzo al cimitero c'è la tomba monumentale e c'è la mia di stato. Per le persone importanti. Ok, eccoci qua al bar in discussione, ovvero dove andava la signorina prima di essere morta. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Ok. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Ah, eccolo Can I ask you qua. some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. Mi sembra abbastanza tranquillo però. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. You're lying, McCaffrey. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. Ma perché li prestavi libri? Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Ok. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. E mo che cazzo è sto Tiernan? You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Come Galloway, ma scusami. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Devi stare calmissimo però. E basta? Sì, basta. Niente, andiamo al bullying. Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly, return to Central, go to. 11 King, en route. Let's not keep the man waiting, Phelps. Ok. Ah, ha cambiato lui l'obiettivo da solo, va bene. Oi, fermo, fermo lì.
No, ma che cazzo vuol dire che giri all'ultimo? Eri lì fermo? No. Appena posso io decidi che devi girare, ma sarai stronzo. Ma io sono la legge, io posso permettermelo. Il crimine non aspetta le macchine ferme agli stop. Io devo essere veloce e repentino. Those Vice boys get any on the side? The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. I'm praying that those prints come through so I can nail that son of a bitch. That bum took a swipe at me, I put him down with my sap. See him? I saw his picture in the paper. He worked that case with the lady that got shot. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. E qui stanno cominciando ad accorgere che forse c'è un'altra persona dietro a tutti questi omicidi. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. I'm going. I'm telling you, it'll never stick, and you'll get roasted. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Eh sì. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks for your help. Ok. Prima però io voglio andare al bowling. Che cazzo. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down in one round. Perché la Central Police... Vabbè. Ci dovrò tornare prossimamente. Per adesso mi hanno detto di seguire... Mi hanno detto di seguire il caso qua, quindi seguiamo il caso qua. Let me pose a question. Depends. What you got to do with it? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Perché adesso i casi stanno cominciando a durare anche un pochino di più, Al netto delle indagini secondarie, fermoti, madonna, t'arresto, ti sparo in faccia, stai fermo. Devi stare fermo. O acceleri o ti fermi prima, che cazzo vuol dire che... Ah. È vero?
Ah, dici che erano... No, dai, dici? Che quelli che avevamo fatto fino adesso erano delle espansioni? Non penso. Cioè, per dire, anche i primi due degli omicidi che rientrano adesso non sono durati così tanto, eh. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind. Può essere. Because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Let's go get him. I can't decide. Down the between left two side of the fish alley. and chicken. Does the chicken come with fried tomatoes? Come the left side, mi ha detto... What is the special of the day? Where's that goddamn waitress? This is a tasty burger. Ma che roba in te? Sarà una divisa. Saranno così, che devo dire io? That's one heck of a Sunday. Eggs were running. Dove cazzo sta sto Jimmy? Olive oil comes from olive. Where's baby oil? I swear, this town is going straight to hell. Isn't that the cop who solved the big case and got the murder? Isn't that the cop who caught the guy that was pretending to be dead? Where's that goddamn waitress? That cherry Uè. pie was delish. Ah, di qua? Tiernan? LAPD! Ah, eccolo qua, sì, era lui. There! What are you waiting for? Get after him! We might go Tu faster vorresti if we weren't carrying scappare, the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Another runner. At least we've got the suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight by any means. Phelps, you gotta get me closer. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. He's going through the square. Hope the people see him in time to get out of the way. What if they run because someone's setting them up? Because they feel like the deck is stacked against them? I don't make up ridiculous stories for them, detectives. Leave that to the perp's imagination. Put your hands where I can see them. Non scappa nessuno. Ah, pronti via? Ok.
Adesso sì che dobbiamo tornarci alla stazione di polizia per interrogare sto qua. I think his name is Phelps. Ma che siamo fatti anche la That macchina case nuova. that poor lady killed near City Hall. Cosa che vuoi? Ma ce l'ha con me questo? Ha detto per caso qualcosa di male nei miei confronti? Amici, però se lo cerca, Could we try not killing the people that pay our salary? Ho capito, però... Questo c'aveva qualcosa da dirmi. Reports this? Hey! Get out of the way! There's a madman on the loose! Perché averti con quella mossa almeno paralizzato dall'ombelico in giù, mi ritengo soddisfatto. Va che macchina sportiva, va. Velocissimo. Jesus, Phelps! Get out of the way! Eccoci qua, arrivato alla centrale di polizia, pronto. Sono arrivato alla centrale. Perché non parte la cosa? Vabbè. Doveva partire, ehi, sei arrivato alla stazione di polizia, perché non è partito? That's the guy from the papers. Solved that big case. Non l'hanno ancora portato? No, dov'è? Guy gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. I want to make homicide. You know you made it. Get that desk. Ma non c'è. What the hell? Ma non è che io devo fare ancora qualcosa giù qua? This guy must have escaped the loony bin. How bad is it? Come on, you can tell me. I've got no more for you. You're dawdling, lad. Get out there and catch me another evildoer. Ho capito, ma... boh. Skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. Però non c'è il mio sospettato, dov'è? That's the one. About a week ago, this guy murdered his wife and dumped the body. But that's the cop who put him away. You think the Vice Boys get any on the side? Vabbè. Andiamo... Andiamo qua allora. Gently. Watch it, will you? Tutto a posto, tutto a posto. Catroia come sguscia via sta macchina qua. Phelps! Know what I'm doing. Rotta, sì, rotta, ho perso la ruota. Niente, ho perso una ruota. Bella questa, signorina, mi serve per le indagini, mi dia la macchina. I'm sorry, madam. Police officer, I need your Is this car. legal, officer? Sì, è legale, sono la polizia, lo so che è legale. È la terza stasera che rompiamo. Vabbè, questo lo sappiamo già che era l'appartamento 6.
Tutti i vicini di donne e tutte le lasciano al buio da sola. Sì. Vabbè, in mezzo alla strada con un sacco di testimoni, dai, cosa vuoi che succeda? Succede un cazzo. La serata non è finita, esatto. Cado per il ritardo di Twitch, se no poteva essere tempiso perfetto. Vabbè. Doesn't look like anybody's home. Come? Terrible shame. Means there's nobody to let us in. You want to do the honors, Phelps? Ponti. I don't think so. Not everything here is going to be relevant. Ah! He said he didn't know. And we have the book. Let's see Esatto. Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Mi sa di sì. Lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation, at least. Ah, l'altra metà della lettera strappata. Ma c'è che come? Put things back into your old room with a lock on the door for your privacy. You can come and go as you please. I will care for you and carry you to your normal life. And your address has changed, so cannot destroy this letter will find you. But I pray that it does. And consider what I have said. I love you very much, and I pray every night that you are safe. From the letter we found beside the body. Esatto. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Understand your mother, Augusta Summers. Ok. It doesn't appear to be connected. Ma qui solo la cosa mi fa vedere anche la camicia. Ah, ecco, infatti, dicevo io. Ah, però non gliene frega niente la camicia, va bene. I've told you where he might be. That's the best I can do. That's the guy from the paper. Solved that big case. No, vieni qua tu col tuo piccione. Bello il piccione però. Ma ciao! Grosvenor McCaffrey! Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Son of a bitch. I'll go get our wheels. Vieni qua, pezzettino di merda. Runner McCaffrey, stay and fight this good fight. Talk him up.
E non esci il ferro per sparargli in aria o alle gambe. Give it up, LAPD. Cazzo di merda, vieni qui. You're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Pure il cazzotto sulla nuca, c'era bisogno. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. You don't think that asshole Jameson could have done it, do you? Whoever did it. What's that job? How do you know that McCaffrey didn't do the doggy? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case in hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together. Oh no, raga, l'ho fatto di nuovo. Pensavo fosse una galleria normale, l'ho fatto di nuovo. Cazzo. Ok. Ogni volta che sento una medaglia, beh certo. Pensavo fosse una galleria normale. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young fellas. Straight through the red light. Said she never saw it. Penso sia McCaffrey. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. A dire che l'altro. I was door knocking all morning, but I got a make on the car in the end. Vedete, con questo ancora non ci abbiamo parlato. Questo era scappato e basta. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Perché devi dire cazzate?
Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night, we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this. No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Eh? Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? Perché è sbagliato? Mi stavo guardando He's lì. full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. He had nothing but vitriol for her. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. If you don't give me some reason to think Perché differently about no? this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. No, vaffanculo. Vaffanculo. Perché no? Non è possibile che non stesse mentendo. Ma non avevo le prove per dire... Cioè, non posso dire che era lui il tipo per cui ha preso le bottiglie e la tipa. Come cazzo faccio a provarlo? Ma scusami. Cioè, che prova gli dovrei dare lì? I say we bust in there and find the goddamn evidence. I want to make homicide. You know you made it. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Ok. Parker or Green? I don't know who'd be worse. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? You trying to take me down? That's correct. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night, we went back to my hotel room and had some more to drink.
I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this. No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at it once and laughed in her face. You're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Che devo fare? Doubt o lie? Perché, cioè... We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute. But, you know, I'm not so sure. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought, and... I'm not lying! She got up and left! That was it! Come cazzo faccio a dirgli... Cioè, che cosa gli devo presentare io qua? Cosa dovrei presentargli? Niente. Che cazzo gli presento? Is standing around saying nothing, is this some kind of mental torture? Cioè, you fought... you'd be fighting with her. Cioè, devo dirgli che gli ha comprato per lui l'alcol. Quindi devo... Questo qua, liquor purchase. After an argument. Proviamo. Sì, ma come faccio... Vabbè. Cioè, come faccio a collegarlo a lui? Che cazzo ne so che era per lui? Vabbè. She said she loved me. She wanted to care for me. Cioè, il tipo non ha mai fatto un nome di Tiernan. Che cazzo ne so che Never era... stopped talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. È lui che l'ha bevuto, ma io che cazzo ne so? Cioè, come faccio a... Come faccio a provarlo? Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. I want the truth. I think you broke into McCaffrey's apartment and planted a lug wrench there. I didn't do that, and there's no way you can prove any different. As hard as this is for you to Come no? contemplate, C'aveva la cosa del bowling! I really loved Evelyn. She was kind and gentle to me. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big
black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at our old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Boh. Cioè, adesso io non ho sbatte di rifarlo di nuovo, però santo Dio. Cioè... Coroner says it's going to take at least a week to get an ID. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Oh la Madonna. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Ok. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys. You bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Certo. Ok. Ok. Amore, tu che vuoi fare? Perché adesso un caso sicuro non lo finiamo. Possiamo al massimo cominciarlo. Possiamo anche fare che finita la cutscene chiudiamo. Io crollo che domani devo svegliarmi presto. 1:20 più o meno. Ok. No, allora facciamo così. No, allora senti, dai. Facciamo che guardiamo adesso giusto la... Perché sta salvando, guardiamo giusto la cutscene e poi chiudiamo.
We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon's in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Then we rally with the first, then try for the Nambus. It's sheer to the left. To the right, he goes right. Farà le mattine Nick, mi sa, qua a We questo can lose punto, credo. everyone. Lieutenant, get back off this fucking bridge. Cioè, penso per lavoro. Back to their own positions. We only have I'm minutes. in charge here, Sergeant. Get your men off the bridge, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot. You have 10 men left. My orders are to save what's left. Move out! The Quarter Moon Murders, ok. Ah, pensavi che fossi io che mi devo svegliare presto, no, Well done, no. lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline No, like no, the no. previous letters, so I can't lift a print. No one else but the killer knew about this message. Ok. No, 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 io non c'entro niente. Ovviamente. To suffer woes, which hope thinks infinite. To forgive wrongs darker than death or night. Ok. Another snippet from the Shelley poem. E allora quello che sta andando a... Questo che sta andando a dare gli anelli lì alla... come pegno è per forza il nostro killer. Per The forza. note is from the Dahlia maniac. He definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Tarrelson murder, not to mention the Muller Hang case- on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. While yet the I knew this music run was too pealed good to be along, true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed... What does he want it Where are to... you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with 2 meanings. Ok. Symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. What the hell? Ok. Salvare ha salvato, quindi possiamo uscire. E l'ultimo caso dell'omicidi ce lo facciamo mercoledì prossimo. No, martedì prossimo. Mercoledì, non lo so. Beh, poi chiedo a Nick quando c'è per Resident Evil 6. Allora. Ragazzi, per questa settimana quindi lo streaming finisce qui, anche per stasera ovviamente. Vi ringrazio tutti per la compagnia, noi ci vediamo settimana prossima. Bisogna vedere che giorno, perché adesso che... Oddio, aspetta, cos'è che è? Nazionali. Servizio. Fai vedere un attimo sta roba. Ah, vabbè, sti cazzi, ok. Dicevo che vediamo che giorno, perché non andrò a mentire. Adesso che non c'è più l'impegno cerimonieri per il palio, io quasi quasi delle livettine al lunedì le farei volentieri.
per, per mandare avanti magari le serie. Si può fare così, allora sto pensando una cosa. Se c'è una settimana in cui un giorno non ci sono, facciamo come questa settimana in cui il lunedì l'ho usato per il recupero. No, no, le meme poi, le Mimran vogliono che siano proprio, cioè, delle serie principali, cioè quello che ho in mente io è, quando non c'è una settimana piena, nel senso che un giorno sono via, tenerci lunedì per recuperare. Nelle settimane invece piene, se come idea, come vi pare il fare a lunedì alterni un episodio in più di Resident Evil o Lego Star Wars e la settimana dopo un episodio in più di L.A.NOIRE, come vi pare? Cioè fare una live in più. Ma cioè il problema di fare questa cosa è che dovrei portare, cioè si può anche fare, solo che non vorrei portare avanti tre serie contemporaneamente. Cioè, lo facevo anche con quando c'era Pokémon, no? Però avete visto che Pokémon, Xenoverse intendo ovviamente, giocandolo solo ed esclusivamente il lunedì è durato un'infinità di tempo. Cioè, io non voglio, ok, va bene, giochi corti, eccetera, però anche i giochi corti, se li faccio una sola volta a settimana, me li porto dietro per un pochino, perché sì, ok, però, cioè, ripeto, anche una cosa più corta, cioè, o proprio una cosa che esaurisci in 3 ore, ma io non ho cose che esaurisco in sole 3 ore. Per quello dico, cioè, e ovviamente non posso sapere, cioè, ok che c'è How Long to Beat, però poi non posso sapere esattamente quanto durino, cioè, se effettivamente durino così pochi giochi. Per cui, cioè, secondo me, la, la via migliore è fare appunto una live in più a settimana delle due serie a settimane alterne. Perché anche così le serie magari finiscono. Cose che esaurisci in meno di 10 ore sono 3 live. E ho capito, sono comunque 3 live, cioè comunque diventano comunque 3 settimane. Capisci che un gioco magari corto me lo porto avanti 3 settimane, spezzettandolo talmente tanto che poi alla fine tra una settimana e l'altra magari si perde anche il filo della cosa. Quello io dico. Cioè non lo so, non mi convince molto come idea. Io poi, vabbè, poi magari ne parliamo, eh. Io per adesso preferirei la linea di usare il lunedì per fare delle live in più sulle serie già in corso, in modo da magari finire prima quello che c'è già in corso e fare un pochino più di ricambio, no? A settimane alterne ovviamente, quindi una settimana si fa la puntata in più di un filone, in questo caso Resident Evil barra Lego Star Wars, e la settimana dopo invece la live in più dell'altro filone, in questo caso L.A.NOIRE, e così via in alternanza. Secondo me già così. E come una settimana. Ma no, perché solo Resident, scusa? Perché solo Resident? Cioè, perché io cioè, non sto ragionando. Cioè, perché io se faccio una cosa del genere poi vorrei. Perché poi c'è Lego e Resident ancora. E quindi? No, spiegami meglio qual è il problema, perché no, così c'è scritto così non l'ho capito quale sarebbe il problema. Cioè, il mio discorso è che almeno scorre di più. Ma in che senso? Cioè, proprio non riesco a capire il problema. Cioè, scrivi meglio, per favore, perché così non ho capito. Quello che io, cioè, quello che voglio dire è che se faccio una cosa così, poi vorrei che diventasse anche sistematica come cosa, ok? Quindi che vale, ok, per
i giochi che sto facendo adesso. Però poi, quando c'è il ricambio, deve valere anche per quelli che arrivano dopo. È così lunga che da un anno siamo fermi su due soli giochi. Sì, vabbè, ma perché è tutta una saga. Cioè, sono... Vabbè, ok, se vi vogliamo vedere Star Wars come un gioco unico, Resident Evil adesso ne abbiamo fatti 6, eh. Sono comunque 6 giochi. Cioè, ci sta anche che ci stiamo dietro da... Che poi da un anno non è vero. Cioè, ho cominciato a novembre dell'anno scorso, neanche un anno. Cioè, fine novembre, dicembre. Cioè, sono, 6-7 mesi. Però, ripeto, ci sta perché comunque sono... Cazzo, 6 giochi diversi e ne mancano ancora 2. Cioè, è tutta una saga. Non è che è un gioco solo. Cioè, non è Danganronpa che siamo andati avanti praticamente un anno con 3 giochi. Quello è il discorso. Però, ripeto, una cosa del genere, almeno fino a quando non c'è l'impegno del lunedì dei cerimonieri, mi piacerebbe che fosse sistematica come cosa. Se voglio che sia sistematica, il problema è che pensando anche ai giochi che vengono dopo, vedi non so, un Sekiro, vedi un vabbè, Elden Ring quando uscirà il DLC per forza lo facciamo, o vedi anche le visual novel, cioè Danganronpa avete visto com'è finita come visual novel, è da pensare anche a quello, cioè capisci che se tu mi dici adesso fallo solo per il firone con Resident Evil e Lego Star Wars. Questo però poi vuol dire che, ad esempio, quando dovrò cominciare le Science Fiction Adventures, che sono una serie di visual novel che potrebbero anche essere lunghine, mi ritrovo a fare quelle visual novel sempre due sole live a settimana e non finisce veramente più. Cioè io penso anche a che giochi dovrò portare in futuro. Quello è il discorso. Per cui io, per adesso, l'idea che mi piace di più è fare questa cosa, ovvero l'alternanza di settimana in settimana di una live in più. E ho capito, cioè io così anche andando a vedere che cosa c'ho da giocare, cioè, ok, però io qua, ripeto, non posso sapere per certo quale dei due giochi che sto portando mi dura di più. Cioè, capisci, io non posso saperlo prima. Per quello dico che tratto tutti dello stesso modo. Magari ce ne sono alcuni che sul canale il gioco più lungo lo fai 3 volte, ma io non posso sapere qual è quello più lungo, quello è il concetto. Ok che esiste How Long to Beat, però che ne so, se mi dice un gioco completismo dura 40 ore e l'altro ne dura 45, cioè qual è più o meno? Ma no, ma cioè secondo me è un discorso che boh, non posso veramente saperlo prima quale gioco mi dura di più. Come faccio a saperlo? Cioè preferisco la par condicio, tratto tutti i giochi allo stesso modo. E al massimo ci saranno quelli che dureranno molto di meno perché sono corti. Ma quello è normale, eh? Cioè, magari non ne hai due così uguali in contemporanea. Ma cioè, non posso prevederlo. Cioè, va bene avere un minimo di programmazione, ma capisci anche tu che prevedere una cosa del genere non puoi farlo, perché è tutto incerto. Cioè, adesso ho deciso, ad esempio, cosa giocare dopo L.A.NOIRE e i Resident Evil e Sekiro, ma dopo mica c'ho un ordine in testa di cose da giocare. Cioè, io vado anche un po' a sentimento, per cui adesso io non te lo posso dire. Per quello che dico che preferisco, se voglio che diventi una cosa sistematica, fare la cosa a settimane alternate per fare un po' di par condicio, cioè per dare a tutti i giochi lo stesso spazio. Non so se sosterrei la quinta in settimana sempre, vabbè, ma quello è un altro discorso, quello va a prescindere dal gioco che porto. Cioè, quello è un altro discorso, poi ripeto, su ne parliamo bene, però cioè, se non assicuri questa cosa, penso che vada al di là che giochi, che io porti un gioco o un altro, capisci? Cioè, vabbè, ma comunque poi ne parliamo. Io per adesso ho messo qui l'idea, poi c'è tutto il tempo e tutto il modo di parlarne come si deve. Adesso però direi che possiamo fermarci qui, dopo... Sì, 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 esatto, esatto. Assolutamente sì.
E detto questo, signori, direi che possiamo fermarci qui. Vi auguro una buona notte. A questo punto, per settimana prossima, vediamo. Teniamoci per adesso martedì come il prossimo appuntamento e capiamo se con L.A.NOIRE o Resident Evil, dipende dalla disponibilità di Nick o in caso Tias se Nick non potesse. Quindi signori, buonanotte, ci vediamo settimana prossima e buon weekend carissimi. Ciao ciao, alla prossima.